Ciao a tutti e benvenuti a Italian Pod, il podcast che ti aiuta a imparare l'italiano in modo naturale, divertente e coinvolgente. Io sono Francesca Rossi, insegnante di italiano. E io sono Luca Bianchi, linguista e tuo compagno di viaggio linguistico. Insieme a Francesca, ogni settimana ti portiamo conversazioni autentiche, storie interessanti e consigli utili per migliorare il tuo italiano. Oggi parleremo di un argomento fondamentale per ogni studente di italiano: i fondamenti della conversazione. Sai come iniziare una conversazione in italiano? Come salutare qualcuno, chiedere come sta o presentarti? Non preoccuparti, siamo qui per aiutarti. E alla fine dell'episodio avrai anche una mini lezione di vocabolario con la nostra collaboratrice Laura. Quindi ascolta fino alla fine. Ok, Luca. Immagina di entrare in un bar in Italia. Cosa dici al barista? Ciao, buongiorno, vorrei un caffè per favore, grazie. Quanto viene? Ah, costa 2 euro. Perfetto, ecco qua, a presto. Molto bene. Questa è una conversazione tipica che potresti fare in qualsiasi bar d'Italia. Vediamo insieme le frasi principali. Partiamo dalla prima frase. Ciao, buongiorno. In italiano si usa ciao tra amici, familiari o persone con cui hai già familiarità. Invece buongiorno è più formale e si usa in contesti professionali o con persone che non conosci. Poi il cliente dice, vorrei un caffè per favore. Questa è una frase molto comune. Usa il condizionale vorrei, che in italiano è il modo più educato per esprimere un desiderio o fare una richiesta. Ecco un'alternativa più informale. Un caffè, grazie. Ma se sei in un bar elegante o in un hotel, usa sempre vorrei o potrei avere. La frase successiva è quanto viene. Letteralmente significa quanto costa, oppure quanto fa. Puoi dire anche quanto costa o quanto fa. Sono tutte corrette. E infine, a presto. Un saluto informale e caloroso. Si usa quando sai che rivedrai la persona. Se invece non sai quando la rivedrai, puoi dire arrivederci, che è più formale. Ora vediamo alcune frasi utili per iniziare una conversazione in italiano. Queste sono perfette per chi inizia a parlare e vuole sentirsi più sicuro. Partiamo con i saluti. Ciao, saluto informale buongiorno. Saluto formale di mattina buonasera. Saluto formale di sera. Ecco come rispondere. Sto bene, grazie. E tu? Sto bene, grazie. E tu? Non c'è male. Non c'è male. Sto così così. Potrebbe andare meglio. Potrebbe andare meglio. E se qualcuno ti chiede come ti chiami, puoi rispondere mi chiamo Luca. E tu? Il mio nome è Luca. E se invece ti chiedono di dove sei? Da dove vieni? Puoi dire sono di Roma. Vengo da Londra. Sono inglese. Parlo inglese. E se ti chiedono cosa fai nella vita? Qual è il tuo lavoro? Puoi rispondere sono insegnante, lavoro in banca, punto e studio italiano, faccio il programmatore. Ora facciamo una piccola pratica guidata. Luca, immagina di incontrare un amico in piazza. Ok, partiamo. Ciao Luca, come stai? Ciao Francesca, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Che bello vederti. Sì, è da tanto che non ci vediamo. Dove sei stato? Sono stato in Sicilia. E tu? Io sono stato a Milano per lavoro. Che bello. E che lavoro fai? Sono un linguista, studio le lingue e insegno all'università. Interessante. Allora parli molte lingue? Sì, parlo italiano, inglese, francese e un po' di spagnolo. Fantastico, a presto. A presto! E ora è il momento di passare a una mini lezione di vocabolario con Laura. Benvenuta Laura. Ciao a tutti! Oggi vi presento alcune parole utili che abbiamo sentito in questa conversazione. 1. Stare bene, male. Stare bene significa sentirsi in forma.
Stare male invece significa sentirsi triste o poco bene fisicamente. 2. Di dove sei? Domanda comune per chiedere la provenienza. 3. Cosa fai nella vita? Domanda informale per chiedere il lavoro di una persona. 4. Fare il. Struttura usata per dire qual è il tuo lavoro. Faccio l'insegnante, faccio il dottore, faccio l'informatico. 5. A presto. Saluto informale indica che ci si rivedrà presto. Ecco qua! Oggi abbiamo visto i fondamenti della conversazione in italiano. Spero che ti sia stato utile per iniziare a parlare con più sicurezza. Ricorda non aver paura di parlare. Tutti i grandi parlano partendo da un piccolo ciao. Se ti è piaciuto questo episodio, condividilo con un amico che sta imparando l'italiano. A presto da Francesca e Luca. A presto da Italian Pod.